Oggi vi insegnerò a fare la stampa con gel, con questa lastra in gel. I materiali che ci occorrono sono anche delle foglie, degli stencil, delle fotocopie fatte con stampa laser e serviranno proprio perché io vi farò vedere anche che è possibile fare da una foto di un dipinto che avete fatto, come io in questo caso ho fatto di mio marito, è possibile poi averne anche varie stampe e riproduzioni. I materiali poi ci servono dei colori acrilici e questa lastra in gel per stampa, oltre a delle spatoline e dei fogli di carta velina o carta prestampante. E il rullo poi che servirà con il manico per stendere il colore. E a questo punto metto subito dei colori acrilici e vado subito a stenderli. Si possono usare anche colori iridescenti come ho usato in questo momento e con un rullo vado a stendere il colore. Il colore non deve essere molto abbondante perché altrimenti rischia di non venire bene la stampa. A questo punto poi io prenderò, una volta steso il colore, devo prendere un foglio per poter rimuovere il colore in eccesso e quindi posso scaricare il mio rullo e eventualmente ripassare. Poi vado con un foglio di carta, può essere da stampante o velina, e prendo un primo strato, diciamo, di colore che mi viene impresso in base ai colori che avevo messo appunto sulla lastra e verrà impresso appunto questo effetto di colori che avevo scelto. Li rimuovo e lascio il foglio che mi serve per una altra stesura poi che farò di colore. Procedo con farvi vedere un'altra tipologia utilizzando delle varianti, diciamo, su questa che è la prima tecnica di stampa dell'acrilico sull'astra. A questo punto stendo nuovamente con il rullo, con lo solito procedimento, passo prima il colore, stendo prima il colore, rimuovendo appunto il colore in eccesso e poi appunto se non mettete l'immagine al laser di un soggetto che volete, possiamo invece mettere come variante, preparare diciamo una texture, questa volta invece o con stencil o con delle foglie. E come si fa? Basta prendere, a questo punto ecco continua a scaricare, bisogna sempre rimuovere il colore in eccesso anche ripassando sopra la lastra. Vi ricordo che anche la lastra poi deve essere sempre ripulita prima di procedere a un altro lavoro e per ripulire la lastra, dopo aver per esempio messo uno stencil, basta passare altri fogli sopra. Io a questo punto ho deciso di mettere delle foglie. Logicamente non sono foglie piatte, se trovate foglie piatte o un motivo che vi piace, potete applicarlo, si mette il foglio, logicamente si diciamo preme affinché possa aderire la carta, se si riesce a passare anche il rullo bene, ma in questo caso è un po' più difficile perché il foglio, diciamo, non è completamente adagiato, avendo un volume, diciamo, le foglie essendo un po' più a rilievo e non schiacciate. Dopodiché io vado a rimuovere per farvi vedere l'effetto di stampa che abbiamo ottenuto ed è questa. A questo punto possiamo avere però anche col foglio precedentemente preparato un altro effetto. Rimuovo le foglie e come avete visto il colore blu che avevo messo mi è rimasto sotto. A questo punto io vado a prendere, io avevo fatto questo foglio così a caso, ce lo metto sopra, di nuovo ripasso con il rullo, quello pulito, che serve per stendere, diciamo, e premere il colore. A questo punto, vedete, apparirà anche, le foglie verranno impresse anche sulla carta e si può giocare veramente con tantissime varianti. Ora ve ne mostro anche un'altra, che è questa di preparare
di nuovo il rullo, stendendo il colore. Ho scelto un azzurro e a questo punto io vado poi a mettere questa volta uno stencil, per farvi vedere uno stencil. Posso metterli di vari tipi, posso scegliere qualsiasi decoro che ho a disposizione, e una volta messo questo stencil magari posso aggiungere lo stesso delle foglie, e stesso procedimento vado con il mio foglio, un foglio pulito. Io ho usato per ora sempre carta da stampante, semplicissima, bianca, però potete usare anche fogli colorati, potete divertirvi a fare tantissime varianti e soluzioni. A questo punto io continuo a premere e al momento che rileverò il foglio vedrete che c'è praticamente la stampa. Lo stesso potevo fare come l'altro, fare anche il negativo. A questo punto vi faccio vedere l'ultimo impiego. Non vi ho mostrato, diciamo, la stampa classica dicevo che basta semplicemente mettere il foglio una volta steso il colore, mettere la fotocopia laser, poi dipende anche una fotocopia se è una stampa laser di un giornale, di quello che volete, la applicate qui. Una volta che la rimuovete, poi mettete un foglio bianco, vi verrà impresso, è logico rovesciato, il disegno. E ora vi faccio vedere un'altra cosa, perché è possibile stendere il colore e lisciarlo e poi applicare, come avete visto, anche preparare dei fogli con effetto stencil o altro. Ma è possibile anche rimettere del colore e tenerlo un po' più abbondante, di modo che poi io vado con un pennellino di quelli in silicone a fare un disegno. In questo caso io vado a fare per esempio una rosa, un tralcio, farò una rosa con qualche foglia, e vedete io vado a rimuovere il colore. Logicamente dove io rimuovo il colore mi verrà una stampa bianco in quel punto e rimarrà lo sfondo scuro. E a questo punto, dopo che ho terminato di fare, diciamo, il disegno preparatorio molto libero e veloce, con lo stesso foglio, sempre bellino, anche fatto veramente con la velina, io dopo che ho pulito tutto, le parti che mi interessa ripulire e rimuovere, una sorta di grattage, io vado poi a mettere il mio foglio, stendo bene, posso decidere di lasciarlo semplicemente così, senza stendere neppure col rullo, e vado a farvi vedere la mia stampa della mia rosa. Qui vi mostro la rosa appunto finita e altri esempi che ho preparato. Alcuni ve li ho mostrati proprio in questa lezione, tipo questo fatto con lo stencil e le foglie, e poi questo invece è il mio nipotino con il cane, con la stampa laser, è venuta così. In questo video desidero mostrarvi come stampare sempre con la lastra gel, visto che mi era stato richiesto di far vedere come poter stampare partendo da una fotocopia di giornale oppure da una fotocopia che abbiamo fatto noi di una nostra opera o di una foto stampata però con laser. Ho applicato in questo momento il colore rosso, l'ho steso bene e ripasso nuovamente affinché non ci sia né troppo colore né troppo poco colore. Poi prenderò la mia fotocopia. Io in questo caso penso di applicare una fotocopia di giornale. Vedete, la posiziono logicamente con la parte della stampa che voglio ottenere sopra il colore appena steso. Leggermente premo per far aderire bene il colore, eseguendo delle rotazioni, dei cerchi, e poi vado a togliere
la fotocopia. Vedete come sulla stampa lastra gel è rimasto l'immagine. A questo punto prendo un foglio, questa volta invece di prendere un foglio A4 normale ho deciso di prendere un foglio, un cartoncino colorato, e vedrete come ora, rimuovendo il cartoncino, dopo una leggera pressione appare il nostro disegno stampato sotto. Adesso invece stendo del colore marrone e vado a applicarlo sempre sulla lastra gel, e desidero questa volta mostrarvi come, lavorando con un pennellino di questi in silicone e tracciando una rosa oppure un motivo che desiderate, potete fare un volto, con la tecnica del grattage praticamente vado a rimuovere il colore. Questa volta la stampa mi verrà speculare al disegno che io ora sto facendo, perché catturerò il mio disegno direttamente appunto con un foglio. Ho deciso di prendere anche questa volta un foglio, un cartoncino diciamo colorato, lo vado a applicare dopo che ho rimosso appunto le parti che mi interessava rimuovere per ottenere l'effetto sotto del cartoncino. Con un rullo vado a pressare proprio per far aderire bene il colore rimasto sulla lastra al foglio che ho applicato, e poi molto leggermente vado a rimuovere il disegno. Non dobbiamo però aspettare tanto perché altrimenti si asciuga. Ecco, vedete? Questa è la stampa del mio disegno fatto in estemporanea adesso. Altro utilizzo della lastra gel, vi voglio far vedere ad esempio come fare una cornice su cui può applicare una foto o qualcos'altro. Stendo come sempre il mio colore uniforme, non devo aspettare che asciughi troppo perché altrimenti non funziona, e devo stare attenta a metterlo sufficiente, né troppo poco né troppo abbondante, perché altrimenti la stampa non viene bene. Mi servo appunto del rullo, posso anche poi scaricare il rullo sopra un foglio che tengo accanto. Per esempio io ho scelto un'immagine, la posiziono, diciamo ho ritagliato un foglio perché voglio che qui venga il posto dove poi inserisco un'immagine, una foto magari. Poi vado a fare sempre con la tecnica del grattage, insomma del graffito, vado a rimuovere così casualmente il colore facendo dei ghirigori, facendo dei racemi, facendo un motivo veramente fatto in pochissimi minuti. A questo punto, dopo che ho fatto questo motivo e sono contenta del decoro che ho utilizzato, vado a prendere il cartoncino, lo posiziono sopra. Ora sto usando un cartoncino usato dal retro perché tanto non mi serve, è solo per una dimostrazione, e una volta messo questo cartoncino lo premo, vado a rimuoverlo e vi mostro come sia venuta una cornice sulla quale poi è possibile incollare anche un'immagine.